Ciao amici, bentornati sul mio canale YouTube dedicato alle radio amatoriali e professionali. Oggi parleremo di programmazione di radio come ad esempio Baofeng, ma anche tantissime altre marche di radio, anche non cinesi, tramite il software che si chiama CIRP. Con questo software è possibile programmare tutti i vari parametri della radio e appunto gestisce tantissime marche e modelli, quindi lo trovo molto versatile e vedremo appunto come fare la lettura della radio, editare i vari campi, le frequenze, copiare frequenze e memorie da una radio all'altra, insomma vediamo un po' delle potenzialità che ha questo software. Prima di cominciare però volevo ricordarvi soprattutto di iscrivervi al canale che è gratuito e di attivare la campanella per le notifiche per ottenere le notifiche sui nuovi video che pubblicherò e poi se il video vi piace di mettere un like al video. Intanto cominciamo con il software. Ok amici, allora avviamo il programma CIRP, eccolo qua. Accendiamo il nostro Baofeng V5 e colleghiamo il cavetto di programmazione. Poi andiamo su radio, download from radio, scegliamo la porta su cui è inserito il cavetto di programmazione, in questo caso è un cavetto USB, quindi è il Prolific USB, porta COM5. Selezioniamo marca della radio, Baofeng e il modello UV5R. Ok, clicchiamo ok ancora, clicchiamo ok. Ecco, vediamo che lui sta clonando dalla radio, infatti sulla radio vediamo che lampeggia il LED rosso, sta leggendo. Perfetto. A questo punto la radio si riavvia, la possiamo anche spegnere che non ci servirà più per un po' di tempo. Ecco come si presenta il file con i canali. Dunque qui abbiamo i canali a partire dal primo, ok? E in sequenza è come se fosse un foglio di calcolo, quindi un foglio di Excel. Quindi abbiamo la frequenza, l'indicazione della frequenza, il nome del canale, il tono se lo utilizzeremo in appunto modalità tono in trasmissione soltanto, tono in trasmissione e ricezione, tono DCS, eccetera. Il tono, ovvero il tono subaudio, la frequenza del tono subaudio che andremo a scegliere, il tono eventuale in ricezione per fare il tone squelch, quindi il tono anche in ricezione, mentre tono e basta è tono in trasmissione, tone squelch è il tono in ricezione, quindi per aprire l'ascolto, la frequenza quando vogliamo ricevere un segnale, una comunicazione che ha un certo tono. E poi i toni digitali, ok. Poi cosa abbiamo? Lasciamo stare RxDCS, DTCS, il cross mode, ok. Andiamo a vedere il duplex, il campo duplex che ha meno più. Quello che ci interessa è ad esempio nell'utilizzo con i ripetitori, di solito o il meno o il più, ad esempio nei ripetitori radioamatoriali in VHF, ad esempio, so, prendiamo per esempio l'R0 145.600, abbiamo che l'offset deve essere il duplex, deve essere in meno, perché quando trasmetto devo andare indietro di 600 kHz, ok? Quindi trasmetterò a 145.00 perché? Perché metterò offset di 600, ok? Facciamolo, vabbè, adesso lo facciamo, ne compriamo un campo giusto e così poi vediamo di farlo giusto. Modalità frequenza modulata FM, potenza alta oppure bassa e basta. Questi sono i campi che ci interessano. Ok, allora adesso cancelliamo tutto e facciamo da capo un file, diciamo uno fatto bene.
Ok, allora abbiamo impostato alcuni parametri già, quindi facciamo la frequenza, impostiamo la frequenza dell'R0, quindi 145.600 MHz. Nome gli abbiamo dato come etichetta R0. Modalità solo tono, perché vogliamo trasmettere il tono di 67 Hz in trasmissione, eventualmente per eccitare il ponte, quindi per aprire il ponte, ma non ci interessa il tono in ricezione, quindi solo trasmissione. E abbiamo messo appunto la modalità duplex con il meno perché trasmettiamo indietro di 600 kHz, quindi offset 0.600, quindi andremo a trasmettere a 145.00. Modalità FM, potenza alta. Ok, e mettiamone uno ad esempio anche in UHF, 432, una frequenza fittizia a caso, 432.00, nome test. Questo lo mettiamo in modalità tone squelch, quindi tono sempre di 67 per aprire il ponte e tono in ricezione che potrebbe essere anche diverso, quindi un tono da 71,9, vediamo se lo fa fare. No, lo chiede uguale. Niente, allora tono uguale in trasmissione e ricezione. Perfetto. Quindi abbiamo tone squelch, trasmissione e ricezione, stesso tono. Ok. E questa volta sempre modalità duplex, ma invece che a 600 kHz siamo in UHF, che facciamo 1.6. Ok. Sempre potenza alta, ok. E via così, quindi qua imposteranno tutte le frequenze che ci interesseranno. A questo punto accendiamo la nostra radio se l'avevamo spenta, andiamo su radio, upload to radio, non mi fa più scegliere il tipo di modello e di marca perché sa già che questo file è per un Baofeng UV5, quindi faccio clic su ok e lui scrive sulla radio. Sta ancora scrivendo. Ok, ha terminato la scrittura, la radio si riavvia da sola, togliamo il cavetto e se andiamo in modalità memoria, ok, vediamo che abbiamo solamente il canale 1 e il canale 2. Adesso lo faccio vedere da sotto. Allora, qua canale 1 e canale 2, quindi 01, 1 e 2, ok, e appunto è comparso l'indicazione più meno sopra nel display in quanto è un canale di memoria che ha gli shift impostati. Una cosa molto importante che posso fare con questo software, oltre a salvarmi le memorie appunto che mi sono appena editato, salvandomela nel formato specifico suo di CIRP, è poter esportare questa memoria in un altro formato chiamato CSV, Comma Separated Value, quindi Export to CSV. Io lo salvo come programmazione test, ad esempio, e cosa succede? Quando salvo un file in formato CSV, poi posso editarlo con un software come ad esempio Excel, oppure la versione gratuita LibreOffice Calc. E in questo modo cosa posso fare? Aprendolo con, ad esempio, io non ho Excel ma ho LibreOffice,
lo importo, clicco su ok, ecco, lui mi ha generato il file con gli stessi campi che ci sono dentro al software di CIRP, quindi location è il numero della memoria progressivo, name è l'etichetta di memoria che gli ho assegnato, quindi eravamo nel caso di prima, l'R0 e il canale test, la frequenza, duplex siamo in shift positivo o negativo, con 0.6 MHz, quindi 600 kHz o 1.6, il tono se è in modalità solo trasmissione o tone squelch, cioè tono anche in ricezione, lasciamo stare il DCSS eccetera, e lo step del canale impostato qui a 5 kHz e la potenza alta, in questo caso 4 watt alta. Qual è il vantaggio di questa esportazione in formato CSV? Che ad esempio io potrei prendere un file di Excel come ad esempio quello di IK2 Alfa November Eco che si trova sempre online aggiornato con tutti i ponti aggiornati radioamatoriali, potrei prendere le singole colonne, ad esempio prendo la colonna delle frequenze che vanno dall'R0 all'R4 per dire dal file di K2 ANE e, con le stesse, quindi, e li incollo e li metto qua. Faccio la stessa cosa con i nomi, le etichette e li metto al suo fianco. Faccio la stessa cosa con l'offset, lo metto di qua, ehm, con la potenza va bene e mi sono già generato un file che poi dopo mi salverò in formato CSV e ho già ad esempio riempito le memorie che mi potevano interessare dall'R0 all'R4 per dire, senza doverle scrivere a mano una per una, ok? Una volta poi che le ho salvate in formato CSV torno su CIRP e faccio file importa from file e gli dico il file che ho appena salvato, ok? Quindi questo è molto comodo. Posso editare anche e copiare memorie da schede diverse dentro a CIRP, ma devono essere file di CIRP. Ad esempio, se io ho due immagini, due file di CIRP di due radio diverse o anche della stessa radio, però due radio, cioè due immagini, ad esempio programmazione test e programmazione test 2, facciamo conto che siano due letture di radio, una mia e una di un amico, voglio copiare queste due memorie che ha lui, ok, le seleziono, faccio coppia, ok, e le vado a copiare nella mia programmazione, incolla. Ecco fatto, quindi nella mia programmazione adesso ho anche gli altri due canali copiati dall'altro file, però devono essere tutti e due file di CIRP, possono essere anche file però di radio diverse, ok? Non importa, l'importante è che siano state lette da CIRP, quindi anche questo comodissimo perché io con un solo software, CIRP, posso gestire radio diverse, quindi marche diverse, modelli diversi che siano sempre gestibili da CIRP, le posso clonare, le leggo, prendo le memorie, prendo qualche memoria da una radio, la metto in un'altra radio e genero un file per ogni radio, quindi comodissimo. Se non ho file letti, cioè non ho fisicamente la radio o non ho file già pronti per CIRP, non c'è problema, come dicevamo prima, mi estraggo, esporto il file di CIRP in modalità CSV, prendo il file con le etichette come ad esempio il K2 Alfa November Eco o un altro file che si trova in rete con delle memorie, insomma, di radio diverse, prendo le singole colonne, le copio, le metto nel file CSV, salvo il file e lo vado a importare dentro a CIRP. Dopodiché me lo posso scrivere sulle mie radio, quindi con un solo software si fa tutto, per me è comodissimo. Bene, direi che di aver detto tutto su questo software, almeno per quello che utilizzo io. E se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere un like e soprattutto di iscrivervi al canale, iscrivetevi al canale che è gratuito, attivate la campanellina per le notifiche in modo che riceverete appunto notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie e ciao a tutti.